Se pensi che per investire in immobili servano centinaia e migliaia di euro o un'eredità milionaria, sei nel video sbagliato. Ciao, io sono Luca e sono un normalissimo lavoratore dipendente che insieme a suo fratello, che sentirete tra poco, negli ultimi 3 anni abbiamo acquistato 4 immobili che abbiamo messo a reddito e oggi in questo video vogliamo spiegarti come attraverso le nostre buste paghe abbiamo creato una leva che ci ha permesso di costruire il nostro piccolo patrimonio immobiliare. Prima che Marco entri nel dettaglio, vai con la sigla! Ciao a tutti, io sono Marco e in questo video sarò la voce fuori campo che vi spiegherà passo passo i numeri che abbiamo realizzato. Luca diceva bene, è esattamente così. Infatti il principio tecnico su cui si basa tutto il nostro modello è la differenza tra debito cattivo e debito buono. Il debito cattivo è quando si richiede un prestito per comprare ad esempio un'auto o un telefono. Questi infatti sono cose che perdono valore nel tempo, mentre il debito buono è quello che abbiamo usato noi. Abbiamo infatti usato le buste paga per farci prestare dei soldi e comprare un bene. Immagina proprio un appartamento sotto i 50.000 euro che non solo mantiene il suo valore, ma soprattutto genera una nuova entrata e con il passare del tempo viene apprezzato anche il suo valore. In questo video vogliamo spiegarvi brevemente quella che è la matematica dell'investimento. Infatti, una volta acquistato e sistemato l'immobile, lo mettiamo subito in affitto. L'obiettivo matematico è creare un cash flow positivo. Cosa significa? Significa che il ricavo mensile della locazione deve essere sempre superiore alla rata del prestito che paghiamo in banca. Per esempio, se la rata del finanziamento è di 250 euro al mese e l'affitto che incassiamo è di 450 euro, significa che l'inquilino sta pagando il nostro debito con la banca e, in più, ci lascia 200 euro puliti in tasca ogni singolo mese. Questo sistema attiva 2 vantaggi formidabili per l'investitore. Il primo, l'immobile nel tempo si ripaga letteralmente da solo grazie ai soldi dell'inquilino. Secondo, pagando puntualmente le rate ogni mese, la banca registra uno storico creditizio eccellente a nostro nome. È grazie a questa credibilità dimostrata sul campo che, dopo il primo immobile, le banche ci hanno finanziato più facilmente il secondo, il terzo ed infine il quarto immobile. Considera questo: la banca guarda sempre parametri specifici, indici di rischio legato al rapporto rate-reddito. Se presenti male la tua richiesta o non prepari le carte nel modo giusto, ti bocciano la pratica e l'affare salta. Noi abbiamo imparato a nostre spese come impacchettare l'operazione e abbiamo creato una checklist rigorosa per scartare gli immobili rischiosi. Saper parlare con i direttori di filiale e controllare rigorosamente le clausole nei contratti di locazione ha fatto la differenza tra avere 0 case e averne 4. Come avete visto, la strategia esiste ed è replicabile. Ma ogni situazione è unica perché dipende dal tuo stipendio, dai prezzi della zona e dai tuoi impegni mensili. Se anche tu sei un giovane dipendente, lavoratore, che vuole iniziare ad investire ma non sa se i suoi numeri attuali glielo permettono, puoi prenotare qui sotto nel link in descrizione una consulenza privata di 45 minuti con me e mio fratello Marco, dove analizzeremo nello specifico la tua situazione e capiremo insieme se sei pronto per il primo acquisto. Se ancora non sei iscritto al canale, ti invitiamo a iscriverti e supportare il progetto. Io sono Luca di Di Gangi Brothers e ci vediamo nei prossimi video.